Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video continuiamo il discorso del bridge MQTT API relativo alla Smart Lock SwitchBot, andando a vedere con il bridge in funzione l'integrazione in OpenHub. Quindi andremo a creare gli oggetti necessari in OpenHub per poter interagire con questo bridge e quindi interfacciarsi alla Smart Lock utilizzando il protocollo MQTT. Bene, partiamo dal nostro Raspberry dove abbiamo in esecuzione il bridge. Per chi volesse vedere come bisogna fare per mandarlo in esecuzione e scaricarlo da GitHub ho fatto un video precedente. Qui siamo già in esecuzione col container Docker e il bridge che è in ascolto dei comandi MQTT. Qui a destra MQTT Explorer per fare la prova. Proviamo a vedere se funziona ancora. Mandiamo sul topic che abbiamo impostato di comando che è switchbot lock cmd il comando status. Nel bridge l'abbiamo recepito e qui nei messaggi ricevuti abbiamo il messaggio di status. Al momento lo smart lock è aperto. Bene, appurato che tutto funziona, adesso passiamo su OpenHub e andiamo ad inserire gli oggetti che ci permettono di verificare lo stato del nostro smart lock e di inviare i comandi di apertura e chiusura. Eccoci sul nostro OpenHub, andiamo subito a creare la nostra Things di tipo MQTT per interfacciarci ai topic che gestiamo con il nostro bridge. Faccio la configurazione da interfaccia grafica perché magari per molti è più semplice. La stessa cosa ovviamente si può fare via file di testo, anche perché io attualmente ho configurato tutto tramite file di testo, però in questo caso faccio la configurazione da interfaccia. Quindi andiamo a creare una nuova Things di tipo MQTT generica, in modo tale che andiamo a definire noi i topic che ci interessano. Questo lo chiamiamo test smart lock. Il bridge andiamo a prendere il nostro broker che è già definito all'interno di OpenHub, creiamo la thing, la andiamo a cercare e andiamo a definire i canali. Quindi aggiungiamo un canale, questo lo chiamiamo smart lock status. Lo definiamo come contatto aperto o chiuso perché ci interessa sapere appunto se lo smart lock è aperto o chiuso, quindi utilizziamo un oggetto predefinito di OpenHub. Andiamo a dare lo state topic all'MQTT. Questo è il topic che è stato definito all'interno del file .env del bridge. Nel mio caso, che è quello di default, è smartlock switchbot lock status. Il topic command è il topic su cui noi dobbiamo inviare i comandi, che è quindi switchbot lock cmd. Anche in questo caso è definito all'interno del file .env del bridge. Quality of service, vabbè, mettiamo almeno una volta un minimo di sicurezza. Conservato, così lo rendiamo persistente l'ultimo valore. Diciamo che è un comando. Ok, dobbiamo definire qual è il valore che viene considerato aperto per la nostra smart lock. Nel nostro caso è unlocked, che è la stringa che ci arriva dallo status delle API, mentre per il chiuso è locked. Ovviamente non mi arrivano direttamente questi valori, ma mi arrivano tramite JSON, quindi dobbiamo applicare una trasformazione JSON path in entrata. Questo perché noi dobbiamo andare a prendere in questo payload l'informazione lock state. Quindi scriveremo JSON path $, che è la root del nostro JSON, e poi l'attributo che è lock state. Per adesso lasciamo perdere il discorso dei comandi, creiamo il nostro canale e lo abbiamo qua. A questo punto, per vedere se tutto funziona, dobbiamo andare ad agganciargli un item. Lo creiamo nuovo questo item, lasciamo tutto di default, qua mettiamo come icona la porta, linkiamo, adesso aspettiamo che, anzi inviamo il messaggio
e vedete che il nostro item si è trasformato da null a open, quindi l'informazione di stato la sta recuperando correttamente. Adesso andiamo a mandare il close, anzi il lock alla nostra smart lock. La smart lock si sta chiudendo in questo momento e vedete che siamo andati in closed e si è chiusa anche l'icona. Quindi l'informazione di stato viene recuperata correttamente. Al momento è tutto un po' asincrono perché c'è un processo che gira ogni minuto per recuperare le informazioni di stato, ma poi faremo col discorso dei webhook che nel momento in cui cambia mi viene notificato tramite MQTT. È un discorso un pochino più complesso, lo vedremo poi successivamente. Al momento comunque l'informazione di stato sta funzionando. Quello che serve adesso è andare a interagire con la nostra smart lock e quindi inviare i comandi di apertura e chiusura direttamente da OpenHub. Direi che per questo video possiamo fermarci qua, così lo tengo abbastanza corto. Abbiamo visto quindi come far interagire OpenHub con il bridge Python che ho scritto, che serve appunto per interfacciarsi all'API SwitchBot tramite protocollo MQTT. Abbiamo quindi creato i canali e gli oggetti in OpenHub per recuperare lo stato della smart lock e nel prossimo video andremo a vedere come interagire con la smart lock, quindi come inviare i comandi di apertura e chiusura direttamente da un'interfaccia di OpenHub. Per adesso vi ringrazio che siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!